Good morning, equipaggio, equipment. All these the gentlemen, you welcome on board to House for Wheels. Oggi mi sono svegliato in inglese. Buono, fare in italiano. Buongiorno mondo, oggi ci siamo svegliati. Good morning su casa su quattro ruote, l'avete capito. Metto lo scaldacollo perché oggi c'è l'aria fresca. Oggi inizia la giornata. Iniziamo. Metto il scaldacollo perché ho già preso la pastiglia dell'emicrania, cervicale, collo che è duro. Vita da vecchi, ragazzi. Beati voi che siete in pensione. Che mi insultano tutti. E niente, andiamo a prendere le pastiglie per Jessica che sono arrivate in farmacia e poi iniziamo il work in progress. Pastiglie in farmacia? Sì, ce l'ho io. Un profilo d'alluminio che ero convinto di averne uno, invece mi manca per fissare un pannello. Si vede che l'ho usato in più. No. Ci vediamo dopo. Ultimamente stiamo un po' tradendo l'Obramat, È perché non trovo mai i profili che mi servono, non trovo mai quello che mi serve, allora vengo direttamente qua ora. Quindi Obramat, mettiti in regola, se no mi perdi, Bisogna che con Jessica all'Euromelino non ci vengo, dove ho venuto per un profilo e la cassetta. Ho preso una prolunga, la manichetta dell'acqua nuova. Non spendere troppi soldi. Ho preso cose che servono. Ah, ecco. E mica compro la manichetta più che altro perché quella che abbiamo noi è troppo sottile. Cioè, ieri ci abbiamo messo un'ora per fare il carico. Questa è più spessa e più robusta. Bueno, pagato abbiamo pagato, usciti siamo usciti, ora andiamo a Torremolinos a ritirare in farmacia i medicamenti di Jessica. Comunque, ieri la dottoressa mi ha detto per oggi prendi sia l'antibiotico che l'antistaminico a pranzo, poi da domani l'antistaminico prendilo al mattino perché ti dà un po' di energia, ti tira su. È bella questa cosa, mi piace, non ci avevo pensato. E quindi mi ha detto potresti avere problemi per dormire. Ho avuto problemi per dormire. Non ha chiuso occhio, poi a lei basta che gli dici una cosa, se la flippa nel cervello, anche se non doveva succedere, succede lo stesso, perché è molto sensitiva su quello che gli si dice, Jessica. Non ho dormito. È un po' come quelli che se bevo il caffè dopo le 4 del pomeriggio non dormo per 6 mesi, no? Non ho dormito, facevo fatica, non riuscivo ad addormentarmi. Io alla sera gioco 2 minuti con giochini e poi mi addormento. Che giochini? Che giochini? I giochini di Jessica. Te ce la racconti in lunga, va? E invece niente, ha giocato tutta la notte. Ho giocato tutta la notte. Pensa un po'. Per quello non ho dormito io. Perché giocavo con i giochini. Ritirate anche le medicine. Ora andiamo a darci cagna a elettrificare il mezzo. Dai. Allora, siamo già sul tetto del camperozzo. Prima cosa fatta, abbiamo rimosso l'antenna, quelle a palo che si tiravano su, tanto il cliente non la usa più, quindi non gli interessa. Ora andiamo a rimuovere questo pannello vecchio e ne mettiamo uno lì da 195, che è quello era già esistente, che è nuovo, messo da poco, quindi lo lasciamo con 170 watt, quindi andremo a un totale di 370 watt. Direi che va bene come potenziale. Ora tiriamo via il pannello e mettiamo una piastrina lì per tappare il buco dell'antenna e andiamo a posizionare il nostro pannello nuovo lì. Se ci dà fastidio togliamo il pistolino grigio lì, ma forse non ci dà fastidio, il pannello ci va sopra senza problemi. Puliamo tutto e andiamo a mettere il pannello. Allora, ha tappato il buco dell'antenna, direi che abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo messo silicone sotto, ha tappato e dato anche il cornicione intorno. Anche se va a finire sotto il pannello, vuole anche lui la sua estetica che sia perfetta. È vero che poi c'è il pannello e non si vedrà più, però perché farlo brutto? Lo facciamo bello anche a questo. Guardate che bellino, c'ha il suo silicone intorno al buco e intorno al plexiglass. Ora andiamo col pannello. Ora io mi chiedo e mi domando, allora, noi abbiamo installato un nuovo pannello, quello è quello che c'era, e qua abbiamo tirato via quello da 70, messa la piastrina, incollato il pannello, dobbiamo andare a fare i collegamenti. Questi non sono cavi solari, ok? Quindi io potevo innanzitutto cambiarli per fare il lavoro fatto bene, però potevo anche dire mi attacco a questi, erano finora lì sopra, hanno durato finora, facciamo un lavoro più rapido. Però qua hanno fatto questo, che ok mettere una punta di silicone per sicurezza, perché quella va messa e non è un problema, anche qua eventualmente si può mettere per sicurezza, ma questo è un passacavo per un cavo, non per 4 cavi. Come fa a tenere bene? Secondo, aprendo, andando sotto dall'armadio,
hanno collegato assieme il pannello nuovo da 170 watt col pannello vecchio da 70 watt, che ormai quel pannello lì dava niente. Infatti ieri guardando caricava solo 2 ampere scarsi quel pannello là e mi sembrava un po' pochino. Quindi ora andiamo a rifare tutta anche la scatola, mettiamo una scatola come si deve e dobbiamo andare a mettere il cavo nuovo e fare una linea nuova, perché loro si sono attaccati qua dentro a tutto e hanno fatto il pasticcio. Sempre fare le cose fatte come si deve. Allora, sul tetto siamo quasi pronti, dobbiamo far passare la linea nuova dei cavi. Nel mentre, visto che era quasi ora di pranzo e non ce l'avrei fatta, mi sono portato avanti e ho fatto passare la linea nuova per ricaricare dal motore. Arriviamo qua, questa è la situazione che ci troviamo ora. Qua elimineremo la batteria, ora poi chiediamo al cliente se vuole la batteria sopra e l'inverter sopra o se tiriamo giù e lasciamo libero sopra per metterci della roba. Questo è decidere dove mettere, se sopra o sotto la roba. Però bisogna aggiungere anche il DC-DC e il regolatore solare, quindi mi sa che mettiamo la batteria sotto. Vedendo come la situa, che qua è già pieno, andremo a mettere qua il regolatore e il DC-DC, qua potrà appoggiarci della roba e lasciamo sopra l'inverter, quindi rimane questo qua libero per metterci delle cose. Ma lo vediamo dopo. Ora andiamo a mangiare, che la mensa ha già chiamato, quindi ci vediamo in casa su 4 ruote a mangiare. Andiamo a vedere cosa mangiamo su casa su 4 ruote oggi. Cosa hai fatto di buono? Polpo con le patate e insalatina. Sì. Top number one. Lo so, ero a lavorare, non ero in piscina a prendere il sole. Pensavo che eri in piscina. No, sul tetto. Sul tetto. Sulla jacuzzi. Buon appetito. Bene, pranzetto fatto, caffettino preso, fatto tutto. Andiamo a prendere gli occhiali qua. Il cavo solare che mi manca, così posso farmi la calata del solare. Il DC-DC l'abbiamo fatto e poi lavoriamo solo nel garage, così dentro possiamo rimettere tutto a posto senza rompere le scatole. Lo lascio lì, Pippo. Sì, così torniamo e il camper è distrutto. Oh, il mio bambino è bravo, dile, io sono bravo. Vieni con tuo papà. Non ne faccio disastri. No, pochi. Fai scorgine. C'è un birichino. Vai a giocare un pochino. Buono, andiamo al brico a prendere il cavo. No, sì, al brico possiamo anche andare. Stamattina l'eroe Merlino, ora Obramat. Facciamo un po' per uno, dai, se no si offendono. Andiamo a prendere i cavi. Compre fatte. Via. Torniamo alla base. Torniamo... Sì, ora me la metto la cinghia, un secondo, siamo ancora nel parcheggio. Torniamo a lavorare. Angelo. No, oggi lavoro anch'io, devo editare. Stamattina ho pulito, ho fatto da mangiare. Adesso mi tocca anche lavorare a me. Vabbè, perché finora cosa hai fatto? Ho lavorato. Anche quello fa parte del lavoro. Sì. Che tanto devo editare, poi devo rincominciare di nuovo a fare il cena. Dai, andiamo. Vabbè. A dopo. Allora, siamo andati a prendere i cavi, abbiamo fatto passare i cavi. Abbiamo finito il lavoro sopra al tetto, ora ve lo faccio vedere. Pannellino aggiunto esistente. Ora un po' diverso, tutto bello sigillato. Top. Ora vi faccio vedere invece giù, che anche lì siamo arrivati già a buon punto. Andiamo. Bambina messa, inverter l'abbiamo ricablato tutto. Abbiamo dato una sistemata e rifatto, quelli della batteria. Quello esistente l'abbiamo lasciato, dobbiamo scambiare solo questa etichetta, che essendo che c'è solo una batteria togliamo anche il fusibile lì, scriviamo DC-DC out, che l'ho utilizzato per quello, fascettiamo, sistemiamo e siamo già a buon punto. Top. Siamo giunti al termine, abbiamo già fatto i test gravosi, abbiamo acceso il phon, abbiamo provato la piastra per i capelli, ma quella consuma poco, un piccolo phon da 600 watt, quindi se ha retto il phon da 1,5 kW non abbiamo problemi, però abbiamo constatato che tutto funzionasse. Questo è il risultato finale. All'inverter bisogna metterci ancora i 2 tappini, l'ho visti ora, e qua abbiamo completato tutto, mettiamo via tutta l'attrezzatura e devo andare a prendere dei pacchi, che il caffè è arrivato, che sono senza caffè, se no domani mattina non va bene, quindi bisogna andare a prendere il pacco. Ci vediamo dopo. Camperozzo terminato, dopo andiamo a buttare il pattume, ora andiamo a ritirare i pacchi, che c'è il mio caffettino che mi aspetta, perché se no poi siamo senza. Le chiavi ce le hai tu? Sì. Buono. Carretta a posto. Bisogna rifare il telecomando anche dalla cabina, perché si è rotto il pistolino di plastica e non puoi più metterlo nelle chiavi. Non avendolo dietro poi
un casotto. Prima c'era il cielo nero che è ancora là che gira, e poi di qua guardi tutte le scie chimiche. Sai cosa ci hanno buttato nell'aria quelle cose lì? Che arriva poi questo. Anche perché tra 2 giorni è andato diluvio. Questa mi sa che sì, è la Mini Starlink. C'è Jessica che litiga con Pippo. Non è una cosa. Papi. Ma smettila un po' con sto lagna. Stai diventando una lagna. Sì, stai diventando una lagna. Ma cioè, cosa sono queste moine, queste lagne? I bimbi piccoli fanno così. Sei un bimbo piccolo? Sì, lo so che sei un bimbo piccolo. Infatti adesso sai cosa faccio? Ti mando all'asilo. Va bene? Andiamo all'asilo? Come oh? Andiamo all'asilo? Ti sto parlando? Sì o no? Non fa le pernacchie, vuol dire che no. Se mi fa le pernacchie è perché è arrabbiato. Niente, allora dove andiamo? Alle medie? Ma non è che c'è proprio l'età di... No. Sì, No, non c'hai ancora l'età da medie tu. Tu sei piccino. E sei piccino, c'hai 10 anni. 10 anni va alle medie. Hai visto cosa hai fatto? Hai visto? Oh, sto parlando. Hai visto? Hai visto che cosa hai fatto a Bernissa? Poverina. Poverina, non l'ha più detto. Poverina. Buon appetito a tutti. Stasera cena ravatto, mangiamo la focaccia cavanzata, la pizza, il polpo, l'insalata, lo svuotafrigo. Stasera serata svuotafrigo. Buon appetito a tutti. Ogni tanto. Bisogna svuotarlo il frigo. Buongiorno a tutti, siamo già operativi in macchina questa mattina, che andiamo a fare un po' di commissioni importanti. Quello è il camperozzo che abbiamo finito ieri, questo l'altra volta. L'Adria lo vengono a prendere giovedì, domani direi. Ora Jessica è andata un attimo a prendere la pastiglia, che se non rientriamo in tempo la prende che siamo in giro almeno, perché è un antibiotico lì per la gola e tutto. Vamo, salutano i follower, se no poi non saluto. Siamo arrivati nel cuore di Malaga. Abbiamo dovuto parcheggiare nei sotterranei perché fuori è impossibile trovare il parcheggio. Ora andiamo su di sopra e andiamo all'ufficio, che tanto è qua un paio di centinaia di metri a piedi. Hai visto cos'è? Sì, qualche arresto archeologico mi sa. Mentre hanno scavato l'hanno trovato. Questa c'è qualche targhetta di che cos'è? Sembra una scalinata di qualcosa, boh. No, ma compratelo lo iottino, Mamma mia. Che miseria. Prende tutto il porto. È enorme. Da fare... Di Negana. Sarà un arabo. Sicuro. Batte bandiera, non so che bandiera sia. Sai che se non sbaglio sì, di qua bisogna andare? Non lo so. Perché bisogna salire su. Però, no. Allora saliamo di qui e via. Arrivati in uno degli uffici che dovrebbero fare queste cose, perché il ministro per la transizione ecologica, il reddito demografico, comunque tutta roba di ministero. Entri e chiedi dell'ufficio per animali esotici per Pippo, che ci serve un foglio. Ma loro qua no. E tu può chiedere allora dove posso andare, visto che su internet mi diceva di venire qua. No, loro non si comunicano tra di loro. Come se uno lavora in carrozzeria, per dire un lavoro a caso, no? Tu entri, per sfiga parli con il verniciatore, il cliente ti chiede: guarda, dovrei parlare per riparare la macchina. No, io vernicio. Beh, puoi chiamarmi un incaricato, un responsabile per parlare. No, è che noi non ci comunichiamo. La stessa cosa praticamente. So già che sto iniziando. Una battaglia aperta. Andiamo a prendere un po' di scatole di Max Salt, perché probabilmente ci sarà già da farsi del nervoso anche su questo. Ora provo a richiamare quelli che mi hanno fatto fare il documento sbagliato l'anno scorso a pagamento. Comunque sta di fatto che ora li provo a richiamare e vedo cosa mi dico. E guardi, io non so più cosa fare, glielo dico. A me serve questo documento, vedete voi. Io non so dove andare, non c'è uffici, non c'è niente dove sbattere la testa. Boh, no, mi sembra tutto paranormale questa, ma non lo vedo proprio concepito nel cervello. Però vabbè, come ieri. sarò io.
ieri che la mia dottoressa Ah, è vero, lì in che non so se Italia, l'abbiamo detto. sì, no, la mia dottoressa in Italia mi ha prescritto delle medicine, no? Un medicamento, mi ha detto di prendere il cortisone, l'antibiotico Per catarro, queste cose per qua. queste cose che ho, no? Vado in farmacia e dico: guardi, c'ho la ricetta italiana, mi può gentilmente dare queste medicine? No, non si può, non posso darle. Ho detto: bene, come devo fare? Ah no, vado in ospedale. Ok, ho capito, vado in ospedale. Poi vabbè, siamo andati, che vi abbiamo fatto vedere che alla fine abbiamo trovato quella farmacia, per fortuna, che me l'ha data di fronte all'ospedale. Ma? Hanno sbagliato di darmi le medicine. Perché dovevano essere per metterle nell'aerosol. Invece che nebulizzanti, come si chiamano, per metterle dentro l'aerosol, che c'era scritto nella ricetta, E le andate da me spruzzare. l'hanno dato da spruzzino. La mia dottoressa mi fa: ma non sono neanche capace a leggere le ricette, perché gliel'ho scritto nella ricetta. Dico: guarda, lascia perdere, perché guarda, andiamo a toccare un tasto dolente. Quindi quando dite che l'Italia è un paese brutto, fa schifo, pensate a cosa c'è in giro, guardate i youtuber di cosa si beccano in giro. Noi qua in Spagna, come altri in giro per il mondo, ovunque siano. I problemi che ci sono anche negli altri stati, che non è solo l'Italia ad avere i problemi, ma sono tutti uguali. Ora ingresso 10:24, ora uscita 10:44, 20 minuti esatti, 1,34 € di parcheggio. 35. Però poi l'Italia è cara, eh? Mi raccomando, ricordatevi le parole che vi dico se poi viaggiate, e non è tutto oro ciò che luccica. Arrivati all'Ikea andiamo a vedere se sono arrivati sti pannelli, così finiamo sto lavoretto, Ho detto lunedì, Oggi è martedì o mercoledì, non mi ricordo. non so se martedì o mercoledì. Vabbè, comunque. Quello che è là. E poi bisogna cercare anche il disguasto per portarli in RAM, così ci recuperiamo 20 €, ci mangiamo una pizza. Già che ce l'ho lì, almeno me lo tiro via. Niente, come non detto, il camion è in ritardo, in retrasso. Strano. Arrivano il 5, però li abbiamo ordinati, li paghiamo, così siamo sicuri che quella data arrivano e poi li andiamo a ritirare quando ci avvisano che ci arrivano. Buona, ora andiamo giù e vediamo se troviamo un vassoio nel reparto cucina. Bueno, abbiamo pagato. Ora stiamo uscendo da parcheggio qua, no, devo uscire di là, e andiamo alla chatarrera, ovvero un desguasto, una demolizione dove acquistano materiali per dargli il rame a 3 km, però è in direzione Torremolinos, quindi di strada. Siamo andati per buscare la ciarrettera lì, quella per portarli quei cosi di rame. Quello è un sto scaldacollo. Ma l'ubicazione mi ha mandato praticamente a un pronto soccorso, una specie di guardia medica, un affare del genere. Un ospedale. Un ospedale di Torremolinos, manco sapevo l'esistenza. Bene, ora siamo venuti al Mercadona a comprare 2 cose e ora andiamo dal camperozzo perché è 12:15. Andiamo a casa. Bene, siamo tornati in camper, abbiamo posato tutto, abbiamo fatto tutto. Vado a vedere se trovo 2 spinotti per questo affarino qua, che poi vi farò vedere cosa ci voglio fare, perché o glieli devo saldare i fili ma non mi piace, o voglio vedere se trovo gli spinottini apposta. Andiamo in un negozio che vende tutta roba elettrica, vediamo se lo troviamo. Bueno, abbiamo portato gli scarti quei pezzi di rame che ho pulito, che erano 4 kg, 30 € perché era pulito, quindi mi ha dato 7,50 € al chilo. Se invece lo porti sporco con la gomma, 2,20 €, 2,30 €. Molta differenza. Ora andiamo a vedere se trovo, che qua vicino c'è il negozio dei spinottini lì. Vediamo, Questo li fa la macchina? Cosa si inventano qua? Vieni indietro, no? Boh. E visto che eravamo già qua in zona Malaga, non abbiamo trovato gli spinottini, pensato al negozio ma niente, quindi mi toccherà saldarci i fili, che a me non mi piace come cosa, però altre soluzioni non ce l'ho. E visto che era già una certa, era tardi. Io è un po' che sto male, che mangio poco, che mangio, magari mi tira un po' su. Che cosa?
Mangiare cinese. Ah, che siamo venuti al Cino qua a Malaga. Dai, intanto abbiamo visto anche quel parcheggione qua di Malaga dove si poteva mettere col camper. Era enorme. Che era enorme, chiuso, hanno messo i paletti, basta. Ragazzi, non venite in Spagna perché Finita la Spagna. fate il lungo. Siamo diventati come le cacche. Ci puzziamo, no? Vabbè, andiamo a mangiare. Niente cinese a Malaga perché c'era la coda fuori, perché c'è la settimana bianca, diciamo che i ragazzi non vanno a scuola, quindi vanno tutti in giro. E c'era, avremmo avuto 10-15 persone. ma anche di più secondo me, una ventina di persone davanti. Tutti i tavoli vuoti erano prenotati per le 2:30, quindi non ti ci fanno sedere perché sono le 2. Noi solitamente veniamo presto, ma abbiamo fatto queste 2 commissioni, abbiamo ritardato un po' e ci hanno fregato. Se no a quest'ora alle 2 eravamo già fuori. Sì, sì. Ora proviamo ad andare in quello di Fuengirola, che tanto poi dobbiamo fare delle cose lì a Fuengirola e via. Triche balacche, arrivati a Fuengirola. Anche se preferivo l'altro, però. Anche se Jessica preferiva l'altro, però ragazzi, io non posso farci niente. Anche perché sono già le 2:30, forse, ma non entravamo neanche adesso. Perché alle 2:30 entravano tutti quelli che avevano riservato. Bisogna vedere quando si sbloccavano tutti i tavoli di altri. Speriamo che ce ne diano ancora, che non sia tardi. Qui c'erano ancora tavoli disponibili, ci danno da mangiare, Comunque è pieno. Ed è pieno anche qua, c'è poca roba, lì dietro un po' vuoto, ma si sta riempiendo. Già sono arrivati 3 tavoli in 2 minuti che siamo seduti noi in più. Mangiano tardissimo. Vabbè, ci vediamo dopo, tanto sapete già cosa mangiamo e ci vediamo dopo mangiato. Allora, per non annoiarvi, noi vi abbiamo fatto vedere i soliti piatti, le solite cose che mangiamo, che tanto sono sempre quelle. Scusate, ma c'ho l'ippo, io c'ho il singhiozzo. In spagnolo si dice c'ho l'ippo. Spagnolo è ippo. Porca miseria. Ora andiamo, già che siamo qua dal Cino. Noi abbiamo parcheggiato lì c'è il Miramar. E andiamo a prendere un paio di pacchi di Pasta o Barilla, o vediamo che marca c'ha. Perché quella del Mercadona è veramente cara. Non è male, però 1,40 €. Non è male, insomma. Confronto alle altre, confronto alle è altre la più mangiabile. È la più mangiabile, però Quasi 1,5 €, mezzo chilo. sì. Qui troviamo la Barilla a 1,20 € al chilo. L'altra volta no, forse mezzo chilo, più o meno come prezzo, però è Barilla perlomeno. Sappiamo com'è. E ad esempio in offerta c'è la Garofalo, che se prendi 3 pacchi, mezzo chilo ti viene 1,14 € anziché 1,70 €. E prendiamo questo che non era malvagio. Bah, a me non è che mi... Se vuoi prendere, prendi. Però c'è anche questa da fare al pesto, Le bavettine lì, o quelle lì, però quelle lì ne va poco. Siamo tornati alla base, abbiamo comprato la pasta, abbiamo comprato tutto. Già che eravamo fuori in Girola siamo andati a prendere anche appuntamento per la revisione, per il collaudo del camper che dobbiamo fare tutti gli anni. Il nostro incubo. L'incubo più peggiore che c'è. Sì. E domani, cioè subito, pam pam, pronti via, domani. Domani? Via. Che domani andiamo a fare... E che ecco, l'assurdo è che se io andavo il 1° di febbraio a fare l'ITV, il collaudo, partiva poi dal 1° marzo. Quindi lo puoi fare un mese prima, ma non hai il mese corrente per farlo. Ma l'inconveniente dov'è? È che se a me scade il 1° di marzo, io per assurdo dico vabbè, vado il 1° di febbraio, così metti che ho dei problemi, ho la luce bruciata, piuttosto che i freni che non frenano, qualsiasi cosa, ho tutto il mese per sistemarlo e andare a fare l'ITV. No, perché se tu vai a fare l'ITV e hai un problema che ti devono bocciare, ti tolgono la pegatina, l'adesivo, e tu non puoi circolare lo stesso, quindi perderesti il mese. È un po' un gioco che un cane che si morde la coda. Quindi niente, ora devo fare un po' di lavoretti a casa su 4 ruote, ovvero togliere la lampadina LED, rimettere togliere il decantatore, togliere il cinesino, fare un check-up di tutte le luci, poi le gomme sono nuove, i freni sono a posto, controllare solo che tutte le luci funzionino del camper, non del rimorchio, perché andrò senza, perché dovrò fare la revisione solo al camper. E poi vediamo un attimino se c'è da toglierci qualcosa, perché se dovessero pesare, ora non so quanto siamo, quant'altro, per essere più in regola possibile e non aver problemi, via. Mano all'opera, cambiamo i vestiti,
Bene, resettata a casa su quattro ruote, l'abbiamo riportata all'origine, quindi abbiamo tolto il cinesino, tolto le luci a LED, tolte le goccioline di olio che c'erano, abbiamo pulito con il pulitore freni, così non fa la goccia d'olio, che c'è una piccola trasudazione sul coperchio punteri che arriva giù, se no ti mettono che... Perdita d'olio grave. Nel mentre abbiamo lasciato Jessica qua in camper. Che cosa ha combinato? Ho visto che hai tirato fuori di tutto. Ho fatto il sughetto col pesto di pistacchi e gamberetti, però mi è venuto leggermente salato, quindi Devi mettere meno sale nell'acqua o meno acqua nel sì, sale. devo mettere meno sale. Più acqua nel sale. No, meno sale nell'acqua. No, tu metti lo stesso sale ma ci metti più acqua, viene meno salata. Meno sale. Meno sale. Anziché più acqua. Sì, È più meglio allora, né? è più meglio. Intanto qua c'è il besugo. Oh, mi sta facendo impazzire. Perché mi sentiva che ero lì che ravanavo dal motore, allora non se ne fa una ragione. E poi sbucciavo i pistacchi, voleva tutti i pistacchi. Ma allora... Poi vuole papà, e poi vuole mordere tutto, e poi vuole salire lassù. Ma... I bambini. Tu sei un bimbo monello allora. Ma no, senza che fai le scorreggine. Guarda che ce n'è un altro lì vicino uguale a te. C'è Sam? C'è Sam ed è più bravo di te quello. Adesso quasi quasi faccio cambio. Diamo te per Sam. Sei più bello te, però. Magari Monello. Lui è più bravo e non è monello come te. Niente, punto della situazione della serata. Cena l'ha fatta solo Christian perché noi abbiamo mangiato tardi, quindi non avevamo fame. Abbiamo mangiato un po' di yogurt con cereali. E mi sono fatto una bella dolcetta, così mi sono ripulito un po'. Ora ci sta andando Jessica. La facciamo tutti, così facciamo poi domani. Carichiamo, mandiamo all'ITV vuoti per toglierci un po' d'acqua, un po' di peso in più se dovessero trovare da dire o quant'altro. Almeno siamo poi giusti. E ora siamo qua un po' di relax.